2 miliardi di persone, un quinto di tutti gli esseri umani, vive in baraccopoli. Dalle favelas alle slum in tutto il mondo, specialmente nell'ultimo secolo, a causa dell'aumento della popolazione si stanno formando spontaneamente questi mondi di lamiera. Luoghi senza legge e spesso con nessun servizio essenziale. Acqua corrente, luce, fogne. Le baraccopoli però non sono tutte uguali, alcune sono più degradate di altre. Io voglio entrare in una delle peggiori per capire se e come si può essere felici in una città che non dovrebbe nemmeno esistere. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Siamo a Kibera, la baraccopoli più grande dell'Africa. Qui ufficialmente in queste case di lamiera vivono 180.000 persone, anche se si pensa che siano molte di più. Quasi 2 milioni di persone vivono con meno di un'ora al giorno. Infatti qui la vita è durissima e le persone, i local, usano una frase: a Kibera hai 2 opzioni, o resisti o muori. C'è però chi vuole cambiare le cose ed è stanco di limitarsi a sopravvivere. Sto andando a incontrare Frederick, che è un attivista nelle slum. Lui c'è nato e cresciuto in queste baraccopoli e non ha mai messo il naso fuori da qui. Nonostante non abbia mai visto alternative, assieme ai suoi amici sta dedicando la sua vita a cambiare le sorti di Kibera. Solo grazie a lui e ai suoi amici che ci guardano le spalle riusciamo a entrare con le telecamere dentro la slum. Iniziamo il nostro giro a Kibera dal Toy Market, che è il mercato dei vestiti usati, oppure come lo chiamano qui, il Dead White People Clothes, ovvero il mercato dei vestiti dei bianchi morti. Se per noi questi sono tutti vestiti fuori moda, vestiti che abbiamo donato, per loro questo è un business da milioni di euro, perché qui in Kenya il 70% delle persone si veste con vestiti usati. Here people make lots of money with the second-hand clothes. Yes. Where all these clothes come from? So all these clothes come from in all parts of the world in different countries. Yeah. So most of them are getting imported. They get here in big trucks and people buy them in small quantities. And they arrive here in bales. And you don't know what's inside the bale? You never know what's in the bale. They just say you want trousers, they give you trousers. If they say you want t-shirts, they give you t-shirts. Wow! You can open the t-shirts, you find they're all torn out, or maybe they're all good. So it's 50-50. It's a lucky stuff. Yeah, it's a wish, good luck thing. Yeah. Interesting. Yeah. So it's a very good business. Those clothes are donated, like in Europe or all around the world, but here they are sold. I've never had an idea of knowing how the clothes come from Europe. The only thing we do, we receive them while they are in bales. Yeah, so that's where our understanding begins. And when we go, we buy them. They are not given to us for free. Yeah, We buy them, and nowadays they are very expensive. E se da una parte i nostri vestiti usati arrivano fino a qui dando lavoro a centinaia di persone, dall'altra parte Freddy mi racconta che sono proprio la causa dello sgretolamento dell'industria tessile del Kenya, perché tutti qui ormai comprano vestiti di seconda mano. Quando noi pensiamo ai vestiti di seconda mano, ci immaginiamo magliette, scarpe, felpe, mentre qui nel mercato di Kibera vendono davvero di tutto di seconda mano, come in questa bancarella che vende intimo. Qua ci sono reggiseni, mutande, c'è di tutto e costano 10 shillings. How much is that? This is 1 cent each. 1 cent? Each. Wow! Cioè puoi comprarti una mutanda per 1 centesimo, un reggiseno per 1 centesimo, mutande per 1 centesimo. Wow, crazy. Do you buy them in this shop? Yes, we do. Yeah? Because they're very cheap, so we do the shopping from here. Do you ever buy new clothes? Maybe during Christmas. Nel mercato un ragazzo attira la mia attenzione parlandomi in italiano. Come stai? Come stai bene? Stai bene? Parli italiano? Per italiano lavora poco poco. Perché? Non so perché. Perché? Why do you speak Italian? Because I have few friends, Italian friends. Ah, nice. Cool. How is the business here? The business is good. Yeah? We're just rolling and strolling. Yeah, I imagine. Could you be happy in Kibera? I'm happy. Yeah? I'm happy in Kibera. You have everything you need. Not totally, but I'm appreciating the little bit I have. Mm-hmm. L'inizio è incoraggiante. Nel mercato sembrano tutti sorridenti, presi bene, ma basta fare qualche passo in più dentro la slum per capire che qui la situazione è invivibile. Freddy mi ha appena spiegato che le case fatte così
con il fango e il legno, in realtà è un mix di fango, acqua e tutta la spazzatura che viene raccolta, è un mix, infatti qui ci sono pezze, plastica, gomma, c'è di tutto, è un mix, però quando piove vengono tutte giù e si creano questi cumuli di spazzatura. In ogni stradina in cui passiamo c'è sempre un rigolo di acqua stagnante che diventa fogna e gli animali bevono, mangiano direttamente da quest'acqua. Lì c'è un cane che sembra mezzo moribondo, le galline mangiano qui e purtroppo però questo è la causa di malattie gravissime per le quali la gente qui muore, tifo, malaria. Minchia che puzza. Se adesso le condizioni igieniche sembrano un disastro, beh, prima erano ancora peggio a causa delle flying toilets. And how did you use the flying toilets? You could just use a bucket, open the bag, round it up, sit on it, then do your shit, then wrap it up, then... And then if you were unlucky, you get the flying toilet. Unlucky. Yeah. But if you're lucky, it's on your face. Freddy ci tiene particolarmente a farmi provare il bagno comune del suo quartiere. Un odore veramente pungente, mettiamola così. Credo che qui ci siano i bagni. So those are the toilets. These are the toilets. For more than 35 shacks, 30. with almost 4 families, 4 people each inside. Questo praticamente è lo spazzolone e per fare la cacca così ti chiudi, leggi. Questo è il bagno, raga. Questo è il bagno che usano più di 200 persone in questa piccola sezione di Quevira. E ora vi starete chiedendo, sì ok, bello il bagno per un po' di privacy, ma se qui non esistono le fognature, poi la cacca dove va a finire? E qui c'è il colpo di scena perché a Kibera la raccolgono in una cisterna e la usano per cucinare. O quasi. This is the biogas center. Ok. Yeah, so I will explain to you more about the biocenter. Yeah. If you want to use the facility, you have to pay 10 shillings to take to either to defecate or to urinate. Yeah, and if you want to shower, you pay 15 shillings for hot water. So the waste from the facility is being channeled into a septic tank underneath this facility, where it is fermented to produce gas. Oh wow. Yes, So with the poo you create gas. yes. After fermentation. So here you can take a bath Yes, and then this is the toilet. yes. How many people do they use this facility? Approximately 450 people, because most of the shacks in the slum do not have running water inside, bathrooms and toilets. So we have to share. Thanks to the poo that is fermented and the gas is produced, we can be able to boil water, as you can see here, this way. So this water will boil, and also you can also cook. So if you want to use the water for tea, you can use the water for tea, and also you can cook your food and just eat it from here. Mi sta per far vedere il livello della cacca in questo momento per capire quanto gas ancora rimane al villaggio. So anytime you turn on the gas, Yeah. it takes the level of the waste down. Wow. You can close it. E ovviamente, se in casa nessuno ha il bagno, non ci sono nemmeno le docce. Frederick mi sta spiegando che ci sono delle cisterne enormi d'acqua sopra per permettere poi alle persone di fare la doccia comune, perché in casa non c'è la doccia, non c'è il bagno e quindi per pochi centesimi le persone si possono docciare. Infatti qui c'è una persona che si sta docciando in questo momento. It's coming. Finished? Oh, It's finished. oh, because the adults are using it. Ah, questa è la doccia comune. Calda, fredda, però se c'è qualcun altro che si sta facendo la doccia a fianco non la puoi usare. La bambina... How are you? All good, thank you. Okay. Visto, la bambina sta andando a farsi la doccia ed eccola giù. Porca miseria. Ui. Era con l'asciugamano addosso. Bisogna stare attenti perché è tutto fangoso, la terra è bagnata dalla pioggia, perché adesso siamo nella stagione della pioggia e quindi bisogna stare attenti a dove mettere i piedi, soprattutto perché c'è il rischio di cadere proprio dentro la fogna. Sicuramente è il dettaglio meno preoccupante di vivere in una baraccopoli, però queste lamiere che sporgono sono pericolosissime. Queste sono un po' più alte, ma
quando passi di qui, se non stai attento, ti possono tagliare. Mambo, How are you, Mzungu? all good, I'm good. all good. Sono tutti super friendly qui. In molti mi avete chiesto come faccio a viaggiare da solo. Beh, viaggiare è un'arte che si impara col tempo. Servono organizzazione, esperienza e ascoltare i consigli dei più esperti. Io ci ho messo anni, ma per voi invece potrebbe essere semplicissimo affidandovi alle guide giuste. E forse avrete già capito che parlo di Sivola, il primo tour operator fondato dai migliori travel vlogger italiani. Raga, c'è un leone che dorme. E non si parla di semplici viaggi, ma vere avventure di gruppo che vi faranno tornare a casa con una storia incredibile da raccontare. Entrare a contatto con i local. E si mangia per terra, come si mangia per terra infatti in India. Stupirsi di fronte all'aurora boreale. Il cielo è invaso dall'aurora boreale. Collezionare meraviglie del mondo. Ma meglio di così non posso farvelo vedere. E vivere quelle esperienze che avevi visto solo nei film. Il mondo è troppo bello per non partire solo perché ma non so con chi andare. Andate sul sito di Sivola, scegliete la vostra avventura e partite per un viaggio incredibile insieme a 9 amici. Welcome to the best restaurant in Kibera. Goat intestines, you can fry, you can boil. So this is the best restaurant in Kibera, where you always have the best goat meat, ugali and everything. So welcome. Ci sono tantissime cose buone da mangiare qui a Kibera, però bisogna stare molto attenti perché ci sono commercianti meno onesti che cucinano con l'olio dei trasformatori dei pali della luce, perché non si esaurisce mai, quindi possono cucinare per sempre. So che sembra una cosa assurda, ma non è neanche la più strana, perché alcuni invece cucinano con la carne di gatto o di cane, quindi bisogna sapere esattamente dove andare a mangiare qui. Fred adesso mi sta portando a casa sua per farmi vedere una tipica casa di Kibera. Occhio, ci sono sempre questi ponticelli, a cui bisogna stare attenti. Eccola. Is it your house? Yes, please welcome to my house. So this is my living room where we sit with my friends and family. Nice. And behind the curtain is where we have the bedroom. Oh wow, man. So we have an extra mattress, so when you have visitors you can use this mattress to lay down where the table is. Yeah. And people can have their head into the mattress. Then beside the bed we have the kitchen, where we make our meals in the evening. Is it not dangerous? I mean, with the fire? Yeah, so we be extra careful Yeah. when you're cooking so that you don't mess up, because when you light up this it can blow up the whole village. Wow. Yeah, Did it ever happen? sometimes it happens if you're very careless. Not bad at all. How much can it be? $40 $40 per month. per month. So you are renting it? Yes. If I want to buy it, I can buy it for 1,200 euros or dollars. So Then it becomes mine. wow. Can you buy it if you want? If I have that money, yes, I can buy it. Carina. In realtà è accogliente, ha tutto a casa sua, paga 40 euro al mese per rimanere in affitto, mentre se la volesse comprare sono 1.200 euro ed è sua per sempre. L'unica cosa è che è fatta di lamiere e quindi il caldo si sente tantissimo, soprattutto d'estate. Lui cerca di limitare questo calore mettendo dei teli, però in realtà si sentiva quando siamo entrati, è arrivata proprio un'ondata di calore. Questa è la discarica a cielo aperto di cui mi parlava Freddy. Qui tutta la comunità di Kibera butta la spazzatura. Il problema è che chiaramente inquina le falde acquifere e tutta l'acqua che poi arriva nei rubinetti comuni è inquinata. E poi ci sono persone come quella signora che vivono proprio della raccolta della spazzatura. Loro raccolgono più plastica possibile per poi venderla a chilo a pochissimi centesimi. Il problema è che, come abbiamo detto prima, chi sta a contatto con la spazzatura, con la fogna, si ammala di colera, tifo, malaria.
e alla fine muoiono così. This is the oldest rail line in Kenya, and we've got passengers train taking people to the Nairobi and bringing them back to Kibera. We've got the cargo train that take goods to Uganda and bring them back to Nairobi as well. We've got the trash collecting train that picks the trash beside the rail line and dump them up twice a week. Yeah, but it's full of trash here. Oh, we only have 2 days a week, and then you got animals that try to open the trash at night. So when you wake up in the morning, you find all the trash scattered everywhere. But this trash is old or it's there since forever? At the moment, we've got 2 days old trash, and then we are hoping that the train will come soon to pick the trash up and clean the place. Una delle cause più gravi di dipendenza e spesso di morte è il chang'à, un distillato ottenuto dalla fermentazione di miglio e mais. Lo hanno soprannominato Kill Me Fast, uccidimi in fretta, ed è assolutamente illegale. Freddy mi sta portando in una casa in cui vendono chang'à, clandestinamente in realtà, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Is it here? Odi odi. Wasani. Mambo. Pero. Welcome aboard, welcome aboard, welcome. Yes, mambo poa. Yes. Mambo everyone. Yes. Mambo. Welcome. Thank you. Asante sana. You're back at home? Italy. Wow, thank you. Che carino, mi ha detto bentornato a casa. Long time not seen. We went away from home. Yeah, few weeks ago we've seen last time. Not few The weeks. chang'à? Is it good? It's good. Very good. Is it for me? Yeah. Oh wow. Ok. Allora non dovrei in realtà assaggiarlo perché non so neanche se ci ha bevuto lui. Un goccino. It's really strong. Really strong. In realtà è meglio non assaggiarlo perché è fatto con una quantità eccessiva di metanolo, però era brutto dire di no e quindi ne ho assaggiato un goccino, ma è fortissimo. What's the percentage of alcohol? What's her mom? She's It's good. Sono tutti ubriachi qui in realtà. Mi sa che è ora di andare perché sono tutti un po' ubriachi, però fortunatamente Freddy aveva tutto sotto controllo, è fortissimo. Ne ho assaggiato un goccino, però questo purtroppo è causa di addiction, è causa di addiction all'alcol. I ragazzini iniziano da super giovani a bere chang'à e come avete visto erano tutti belli ubriachi. Asante sana. They were all drunk inside. Yes. Un'altra dipendenza molto comune nella slum è quella da khat, delle foglie che se masticate danno effetti leggermente simili alla coca e alla metanfetamina. Allora praticamente loro masticano queste foglie come energizzante, il problema però è che è illegale e quindi è come se fosse una droga e tante persone ci rimangono sotto, diventano addicted a questa roba. You chew it, Yeah, you chew it to have energy. It's a stimulant drug. Yes, you can. Is it okay? Yes, okay. Can I try one? But you don't swallow. You just swallow the juice part of it. Boom! Super strong. Chiaramente se ne mastichi poca non è un problema. Per loro mangiano tante foglie ogni giorno, quindi fa male. È amarissima e dovrebbe darmi un po' più di energia. Loro la usano un po' per stare svegli quando lavorano. Freddy mi racconta che la prima volta che ha provato il chang'à e il khat aveva solo 9 anni e per tutta la sua adolescenza è stato il suo demone da sconfiggere. Ed è proprio per questo che ora la sua missione di vita è tenere lontani i bambini del suo quartiere da queste schifezze grazie all'istruzione. Stiamo facendo vedere la scuola che hanno fondato loro per cercare di dare un futuro migliore a tutti questi bambini che ci sono qui. Mambo, here we are. This is the school. Yeah, this is school. Wow. So, In here
Is there a light? Yeah, there's. No, it doesn't work. How many children? We have 29 at the moment. 29. Since we just opened recently, so the turn-up has not been 100%. Questa è la scuola, ciao, che ha fondato Frederick con i suoi colleghi e hanno messo insieme tutti i soldi che avevano per comprare questa piccola stanza e fa studiare, per adesso sono 29 bambini, che sono tantissimi per una stanza minuscola dove forse in Italia ci starebbero 10 bambini, e li fanno studiare. Non è una vera scuola in realtà, è una scuola gratis per tutti i bambini che non hanno un'altra possibilità, che non si possono permettere un'altra scuola, e quindi insegnano le basi, insegnano a leggere, a scrivere, a contare, e poi cercano di capire quali sono i talenti, i desideri dei bambini, e cercano di sviluppare quei talenti con i mezzi che hanno. Party! So yeah. What's the background of those children? The parents, some of them might have died because of different diseases, if there's cancer or HIV or maybe TB. So, but because they are very young and they don't know about these huge diseases, so they have to stay with very close families and friends around here. Is it common that children who don't go to school are starting to use like drugs or alcohol? Yeah, because the drugs are very common within the community. Yeah. So what happens is if you don't give the correct parenting, then the kids will definitely go to the drug abusive. Yeah. So what you need to do is just to make sure that they are not involved, for you to be very sure that they are very safe. So you give them like a chance not to stay in the street. Yes. They study with you. They stay safe, let's say. Most of the parents go to work the whole day, so you don't know what your children are doing. Yeah. But the message you can give them is to tell them there are drugs, there are diseases, and there are monsters within the community. Mm-hmm. So take care of yourself. And when you have tapped the talents, you tell their parents to keep on improving them, even in their houses. Yeah. E prima di lasciare la slum, Freddy mi fa emozionare con una frase. Time is all that I got. My pockets might be empty, but I'm full of time to spend with others around me. So trust me, if I share my time with people, that makes me the happiest person in the world. Eh sì, Frederick ha proprio ragione. In fin dei conti è il tempo la cosa più preziosa che abbiamo, perché è l'unica che non possiamo guadagnare. Ne abbiamo a disposizione una quantità più o meno limitata e non possiamo allungarlo neanche di un secondo. Ci tocca solo scegliere come investirlo. Mi viene in mente un vecchio aneddoto che ho sentito non mi ricordo dove. Diceva qualcosa tipo: la vita è una mano di poker. Non puoi scegliere le carte che ti capitano, ma solo come giocarle. E il problema però è che a Kibera non si gioca come tutti gli altri con 5 carte, ma con 4, 3, a volte nessuna. Eppure Frederick e i suoi amici hanno trovato il modo di mettere insieme le proprie carte per provare a vincere la partita per qualcun altro. Hanno trovato la loro felicità nel preparare il futuro di questi bambini. E non so voi, ma questa è una lezione che mi porterò con me. Anche qui, in uno dei luoghi più derelitti al mondo, dedicarsi agli altri regala felicità.